buongiorno. Buongiorno. Questa mattina mi sveglio con assalto delle zanzare. Non abbiamo ripreso assolutamente nulla. È impossibile. Perché né ieri sera quando siamo arrivati né stamattina si poteva assolutamente stare Eravamo fuori. in un posto ultra bello, bellissimo. Siamo riusciti a stare fuori 2 minuti. Vabbè, siamo entrati in Yukon, forse questo il problema. Yucco vuol dire zanzare? No. Io tante zanzare così non l'ho mai viste. Iniziano a vedersi le montagne innevate. Siamo quasi arrivati a Teslin, 200 km di Niente. niente. Ci è venuta voglia del caffè, ma fino a Teslin non riusciamo a trovare un bar. Abbiamo trovato il caffè. Siamo arrivati davanti a questa bellissima chiesetta di Teslin, costruita proprio in stile tipico, e abbiamo anche trovato una signora gentilissima che ce l'ha aperta, ce l'ha fatta vedere, ci ha raccontato un po' di cose sulla sua costruzione e su come è fatta dentro. Questa chiesa è stata costruita nel 1970 grazie all'aiuto di tutta la popolazione di questo piccolo paesino ed è... Questa è una tipica tipi, la tenda qui degli abitanti del luogo, e quelle sono delle scarpe che appendevano fuori dalla porta per dire che c'è qualcuno in casa, e quindi la tradizione vuol dire che c'è sempre qualcuno pronto ad accoglierti. Questo è il lago di Teslin, da cui la città prende il nome. Questo lago vuol dire stretto e lungo nella lingua locale. Infatti questo lago è lungo 125 km circa. Questo è stato più sfortunato di noi. Stiamo guardando il vetro delle macchine parcheggiate e praticamente tutti hanno il vetro rotto. Questo qui addirittura in tantissimi punti. Siamo fermati qui perché c'è una famosissima panetteria, una bakery, che è la più famosa di tutta la Skyway, e qui bisogna mangiare la cinnamon roll. Siamo strapieni, la compreremo per mangiarla dopo, però dobbiamo comprarla.
Cinnamon roll comprata per $5,50 e speriamo sia buona adesso. Domani mattina lo scopriremo quando faremo colazione. Stavamo valutando quanti chilometri faremo più o meno facendo il nostro giro, così io, buttando l'occhio su quanti chilometri, ho visto che siamo arrivati a 50.000. Con un calcolo così fatto così a stimo, più o meno dovremo farne altri 50.000 prima di arrivare giù. Bel viaggetto. Siamo arrivati al lago dei Cigni. Non se ne vedono, Ci sono solo i corvacci. Qui i cigni vengono d'estate per fare i nidi e quindi è la stagione giusta, dovrebbero esserci. Addirittura c'è una specie di cigni, il Tundra Swan, che nidifica su tutte le coste fino all'Artico. Vai pure. Abbiamo trovato chi ci ripara il vetro. Questa officina in centro a Whitehorse. Speriamo in bene. C'è una tecnica. And then after that, we cure it. After 3 cures, Okay. it should be ready to go. Okay. Yeah. Thanks. Adesso ha messo questo aggeggio con dei raggi ultravioletti sotto per scaldare. Un quadratino. Sorry. Yeah, all's good. There you go. Wow. Sembra a posto. Non sembra che si veda tanto. Spesa di 30 euro, ma Matteo è un bel soddisfatto. lavoro, sì, un bel lavoro. È stato veloce, ha fatto veramente un bel lavoro. È rimasto proprio solo il puntino, però tutte le ragnatele non ci sono più. Siamo arrivati a Whitehorse, la città più importante dello Yukon e anche la più grande. Pensate che nello Yukon vivono circa 44.000 persone e 34.000 vivono qui a Whitehorse. Ci siamo trovati davanti a una città più normale, decisamente più allineata agli standard di città canadesi che conoscevamo, quindi ci sono negozi, ristoranti, supermercati, si trova tutto facilmente. La prima impressione di questa città è veramente positiva, tranquilla, rilassata, e poi non ci sono le zanzare, sono le 7 di sera e non ci hanno ancora morsicato, e questa è una notizia eccezionale per noi.
quindi assolutamente impressione positiva. Adesso abbiamo deciso di testare la cucina tipica e quindi andiamo a cena in un ristorante qui in downtown che ci hanno consigliato e vi faremo sapere com'è. Sono arrivati i nostri hamburger di bisonte. Sono quasi le 9 di sera e c'è un sacco di gente in giro, c'è un parco giochi pieno di bambini, c'è anche una fontana. Questo cartello esplicativo fa vedere com'è cresciuta la popolazione della città dall'inizio del Novecento fino al 2011. Nel 1901 c'erano 800 abitanti, nel 1911 sono scesi a 250 e poi sono pian piano saliti fino ad arrivare a 23.000 nel 2011. Qui, come ben sapete, non c'erano strade, non c'era l'Alaska Highway fino al 1942 e quindi per arrivare c'erano a inizio Novecento dei battelli a vapore che arrivavano lungo il fiume, proprio questo fiume qua davanti a me. C'è una bellissima foto d'epoca con i primi battelli. Stiamo costeggiando il fiume Yukon vicino a Whitehorse e c'è un idroporto con tutti questi idrovolanti parcheggiati qui a bordo strada. Per arrivare a Whitehorse, prima della costruzione della strada, si arrivava solo in barca, navigando sul fiume Yukon. E il punto più critico, più difficile, era proprio questo, perché il fiume formava delle rapide, da cui poi ha anche preso il nome Whitehorse, cavallo bianco, proprio per lo spumeggiare di queste rapide. Questo è il ponte sospeso sul canyon e quindi adesso riusciamo a attraversare e andare dall'altra parte. È splendido questo posto. Oggi andiamo a visitare la nave Klondike che è qui ormeggiata sul fiume Yukon, attaccata alla città di Whitehorse. Sempre interessanti queste cartine, qui fa vedere le strade lungo i fiumi, quindi i percorsi lungo i fiumi da Whitehorse che arrivavano fino a Dawson City con una deviazione a Mayo e a Kino City e poi da Dawson andava su verso Fairbanks e tutto fino all'oceano, Marshall St. Michael. E questi dove ci sono i martello sono le miniere. Queste erano miniere di argento e invece queste qui era la strada dell'oro. Mettiamoci alla stessa distanza. Bravo! Troppo fatto. Matteo è bravissimo, ne ha messi 3 su 4. Complimenti. È veramente interessante capire come si spostavano all'inizio del Novecento. Allora, da Skagway, che è sul mare, quindi si arrivava via nave, c'era una ferrovia che arrivava fino a Whitehorse e
poi da qui non c'era più nulla, c'era solo lo Yukon, quindi la via navale che andava su fino a Dawson City. Che cosa succedeva però? Che il fiume era ghiacciato d'inverno per 7 mesi all'anno, quindi la via fluviale era possibile solo per 5 mesi, mentre negli altri 7 mesi le barche venivano tenute a Whitehorse o a Dawson City in secca e l'unica alternativa era percorrere delle piste di montagna su delle slitte. Quindi pensate come era difficile spostarsi solamente 120 anni fa, perché fino alla costruzione dell'Alaska Highway questa era la situazione. Sei un po' affascinato da questa nave? Dalla storia di sta nave? Klondike. Siamo entrati nella pancia della nave e qua si vede subito la caldaia a legna che alimentava la nave e che quindi permetteva alla ruota posteriore di girare. Questi erano i tronchi che alimentavano la caldaia e che vedete che qui in queste foto venivano caricati dai bordi del fiume. La nave si fermava, accostava, qui c'era legna in abbondanza per tutte le foreste, faceva il carico e proseguiva. Uno di questi, diciamo, bancali di legna permetteva alla nave di funzionare per un'ora. E qui si entra nella sala macchine che c'è a poppa, dove ci sono dei giganteschi pistoni che permettono di far girare la pala che c'è nella parte posteriore della nave. La pala era messa a poppa per proteggerla dalle rapide che si incontravano lungo il percorso. E qui ci sono, proprio nella sala macchine, le cuccette dei marinai, che mi chiedo che casino ci potesse essere che facessero dormire qua sotto, che qua c'è il pistone e da questa parte c'è la cuccetta. Questo era il loro lavandino e il loro bagno. Purtroppo non si può visitare il ponte principale della nave perché è in ristrutturazione e quindi quella parte dove alloggiavano i turisti, dove c'era la vita quotidiana su questa nave, purtroppo in questo periodo non è visitabile. Però siamo molto soddisfatti di aver appreso tantissimo sulla storia di questa nave e sulle vie fluviali di questa zona soprattutto. E questa è la gigantesca pala con cui la nave, questo battello fluviale, si poteva spostare. E se volete rendervi conto delle dimensioni, qui invece siamo in un laboratorio artigiano che fa vetro soffiato. Sembra un po' di essere a Venezia. Qui lungo lo Yukon c'è il più vecchio edificio della città del 1900, un hotel dei pionieri, il Pioneer Hotel. Guardate che bello, come è conservata bene la struttura in legno. Chissà come dovrà essere vivere qua all'inizio del Novecento. Questa cosa mi incuriosisce tantissimo. Siamo venuti dove vendono gli RV e ci hanno detto: ma fatevi pure un giro, salite e guardate quello che volete. E siamo saliti per curiosità su questo pullman che è una roba gigantesca. Guardate che spettacolo. Qui
c'è il prezzo, 114.000 dollari canadesi. Matteo vi dà le dimensioni. C'è il forno microonde, il forno, il fornello, c'è un frigo che io non avevo neanche a casa, che è una roba gigantesca. Doppio freezer. E vogliamo parlare del bagno con doccia separata, secondo me è più grande di quella di casa, e la camera da letto, che è una camera da letto come quella di casa. Qui ha il solito pezzetto che si apre e quindi si allarga. Questa cellulina mi piace, adesso ve la faccio vedere dentro. Fammi passare. Non riuscivo a salire. Aiuto. Allora, questo è il letto che è dimensione casalinga. Questo è il piano cottura e lavandino, che è gigantesco. Per il mio standard è gigantesco. C'è anche il forno microonde e la cappa aspirante. Un sacco di cassetti. Il frigo, il frigo è più o meno come il nostro, forse leggermente più grosso. Ecco, forse quello che non mi piace è questo, che il tavolino non è comodissimo, perché non hai i due posti di fronte. E questo è un modello piccolo. Giusto? Giusto. Perché poi c'è il modello grande, che è questa qua, che si allarga anche, e questa qua è chiusa, quindi non è che si veda benissimo. Però questa qui, non ti dico il prezzo, Matteo, perché costa meno della nostra. Adesso è chiusa, e questa qui invece ha la dinetta, quella seria, comoda, che piace a me. Una cucina che è spettacolare, col forno a gas, il mio sogno per cucinare. Lavandino con doppio lavello. Un bellissimo frigo di dimensioni casalinghe, nuovamente un letto matrimoniale che ci si sta tranquillamente come a casa. L'armadio non sapremmo cosa metterci lì dentro, anche gli armadietti. E il prezzo, 39.990 dollari canadesi. La faccia di Matteo. 30.990 dollari canadesi significa in tutto, no, meno, circa 30.000 euro. Però dovremmo comprarci il pick up americano, perché se no questa sul nostro pick up non ci sta. Vabbè, il bagno, devo dire che il bagno non ha la doccia divisa, quindi tra tutte le cose forse il bagno è la cosa meno bella. Il piccolo problema è che loro le montano su dei pick up che sono giganteschi e che dietro hanno addirittura le ruote gemellate, e questo il problema, è che noi sulla nostra macchina non sappiamo dove mettercela, non ce la farebbe proprio. Poi, solo così per pura curiosità, andiamo a vedere una di quelle roulotte che agganciano, come si dice? Nel cassone del pick up, che si usa solo in America, e che è questa. Grazie. Che è allargata già, quindi no, questo è
è più di una casa, perché l'isola centrale a casa amore io non ci ho mai avuta. E qua che cos'ha? Ah, un garage. No, il tavolo dove ce l'ha? Lì, dietro, in quella specie di garage. Non abbiamo il tavolo, ci siamo persi il tavolo, che è una cosa fondamentale. Poi c'è il bagno con la doccia divisa, fighissimo. Cucù. Il letto che è gigantesco, che questo è lo spazio quindi che rimane sopra il cassone del pick up, quindi considerate che ci stiamo in piedi noi e quindi è 1,90 più o meno, sì, 92 metri. È spaventoso. Il piccolo problema è che fuori dagli Stati Uniti e dal Canada alla fin fine non le usi da nessuna parte, perché non ci sono. È impossibile girare con un mezzo così. Non ci sono le strade. Non ci sono le strade. E in questo posto le noleggiano anche. Quindi se venite a Whitehorse e se vi interessa noleggiare una cellula o un mezzo, li potete prendere qui.